Santità, innanzitutto grazie per il tempo che ci concede. Lo consideriamo un regalo a tutti i telespettatori di TV 2000. Con lei vorremmo conversare sul giubileo che si è appena concluso. Il termine bilancio ha un suono commerciale, no? Va bene per le aziende, ma quali sono le sue impressioni? È contento di come è stato vissuto il giubileo e quanto santo è stato questo anno santo? Qualcuno mi chiedeva di fare un'intervista su un bilancio più o meno e io subito ho pensato al censimento di Re Davide e ho avuto paura. Io soltanto posso dire le notizie che arrivano da tutto il mondo. Il fatto che il giubileo non sia stato fatto soltanto a Roma, ma in ognuna diocesi del mondo e nelle diocesi, nella cattedrale e nelle chiese che il vescovo dicesse, quel fatto ha universalizzato un po' il giubileo e ha fatto tanto bene, perché era tutta la Chiesa che viveva questo giubileo. È come un'atmosfera di giubileo. E le notizie che vengono dalle diocesi parlano di avvicinamento alla Chiesa della gente, di incontro con Gesù, rincontro e tante cose belle, no? Io dirò, è stata una benedizione del Signore. E anche, non dirò il punto finale, ma un passo avanti grande del processo che è incominciato con il Beato Paolo VI e poi San Giovanni Paolo II ha fatto un accenno molto forte sulla misericordia. Pensiamo ai 3 fatti grandi, no? L'enciclica, il giorno della Divina Misericordia, l'8ª di Pasqua e la canonizzazione della Faustina. San Giovanni Paolo II ha fatto un passo grande. E poi questo. È in una linea ecclesiale dove la misericordia viene, non dirò scoperta perché sempre c'era, ma viene proclamata fortemente, no? È come un bisogno, no? Un bisogno che credo che a questo mondo che ha la malattia dello scarto, no? La malattia di chiudere il cuore, dell'egoismo. Fa bene, perché ha aperto il cuore e tanta gente si è incontrata con Gesù. Non so, questo è quello che penso sul giubileo. E adesso, perché non finisca qui, cosa si aspetta? Come dovrebbe ancora cambiare? Che frutto può lasciare nella Chiesa quest'anno del Giubileo? Si è seminato troppo, si è seminato tanto, no? E secondo la legge del Vangelo, il seme viene seminato e il Signore a dare la crescita, no? Io credo che il Signore farà crescere cose buone, semplici, quotidiane, nella vita della gente, non cose spettacolari, no? Ogni mese di venerdì lei ha compiuto un'opera di misericordia andando a visitare un luogo di sofferenza e di accoglienza. Immagino quanti volti, quante storie hanno attraversato la sua vita in questo anno. Ce n'è una o più di una che lei vuole ricordare in modo particolare perché le è rimasta e le fa compagnia nel cuore?
Penso a due, per dire che mi vengono adesso. Quando ho visitato le ragazze che sono state tolte dallo sfruttamento della prostituzione, ricordo una dall'Africa, bellissima, giovanissima, e sfruttata, era incinta, sfruttata ma anche con bastonate dure, torture, no? Tu devi andare a lavorare. E lei, quando raccontava la sua storia, c'erano 15 ragazze lì che mi raccontavano le storie ognuna, no? E mi diceva, padre, io ho partorito in inverno sulla strada, sola, da sola. E mia bambina è morta. La facevano lavorare fino a quel giorno perché se non portava agli fruttatori tanto, ma era bastonata, anche torturata. A un'altra le avevano tagliato l'orecchia perché non aveva portato. Questo ho pensato non solo agli sfruttatori, a quello che pagavano le ragazze, ma non sanno loro che con quei soldi per darsi una soddisfazione sessuale aiutavano gli sfruttatori. L'altra fu un giorno che sono andato a vedere i due punti della vita, all'inizio e alla fine, no? Alla fine sono andato all'ospedale vicino a Gemelli, un ospedale che ha rapporto con Gemelli, ma terminali, no? Allo stesso giorno ho andato all'ospedale San Giovanni, al reparto della maternità, no? E c'era una donna che piangeva davanti ai suoi due gemellini, piccolini ma bellissimi. È morto il terzo. Ne erano tre, ma uno è morto e piangeva per il figlio morto, mentre carezzava questi due, il dono della vita, no? E ho pensato, all'abitudine di mandare via i bambini prima della nascita, questo crimine orrendo. Li mandano via perché è meglio così, perché essere più comodo, una irresponsabilità grande, è un peccato gravissimo, è una responsabilità grande. E questa, che aveva 3 figli, piangeva per quello che era morto e non riusciva a consolarsi con i 2 che erano rimasti, no? L'amore della vita in qualsiasi situazione mi è rimasto tanto grande, no? 2 cose che ho visto, no? Lei spesso ripete di desiderare una Chiesa povera per i poveri. È davvero possibile? E come? E riguarda la Chiesa come istituzione o poi riguarda in realtà anche ognuno di noi? E la Chiesa come istituzione la facciamo noi, ognuno di noi, no? La comunità la facciamo noi.
E il nemico più grande di Dio è il denaro. Pensate che Gesù al denaro dà status di signore, di padrone, quando dice nessuno può servire due padroni, due signori, Dio e denaro. Dio e le ricchezze, no? Non dice Dio è, non so, è la malattia o Dio qualsiasi altra cosa, qualsiasi altra, è il denaro. Perché il denaro è l'idolo, lo vediamo adesso, no? In questo mondo dove il denaro sembra che comanda. Il denaro è uno strumento fatto per servire. No? La povertà è al cuore del Vangelo e Gesù parla di questo scontro. Due signori, due padroni. O io mi arruolo a questo, mi arruolo a questo. Mi arruolo a questo che è il mio padre, mi arruolo a questo che mi fa schiavo, no? E poi la verità, il diavolo sempre entra per le tasche, sempre, è la sua porta d'entrata. E si deve lottare per fare una chiesa povera per i poveri, secondo il Vangelo, no? Si deve lottare. E quando io vedo Matteo 25, che è il protocollo sul quale noi saremo giudicati, capisco più cosa significa una chiesa povera per i poveri, no? Le opere di misericordia, no? Di Matteo 25. È possibile, ma sempre si deve lottare perché la tentazione della ricchezza è molto grande. Sant'Ignazio ci insegna negli esercizi che ci sono 3 scalini, no? Primo, la ricchezza, che comincia a corrompere l'anima. Poi la vanità, le pompe di sapone, no? La vita vanitosa, l'apparire, il figurare, e poi la superbia e l'orgoglio. Ed è lì tutti i peccati. No? Ma il primo scalino è i soldi, la mancanza di povertà. Per questo non è facile e bisogna continuamente riflettere, esaminarsi e come lo faranno. Una domanda personale, se è possibile. Parlando di sé, lei spesso si è definito un peccatore a cui il Signore ha guardato. Le volevo chiedere quali sono le tentazioni di un Papa e come spiegherebbe a chi non è credente, a chi non ha il dono della fede, questa esperienza di essere guardato dal Signore. Come la racconta, come la spiega? Beh, la tentazione del Papa sono le tentazioni di qualsiasi persona, di qualsiasi uomo, no? Perché secondo le debolezze di personalità che il diavolo sempre usa per entrare, che l'impazienza, che l'egoismo, che poi un po' di pigrizia può andare, ma entrano tutte, no? E le tentazioni ci accompagneranno fino all'ultimo momento, no? I santi sono stati tentati fino all'ultimo momento e Santa Teresa, Gesù Bambino, diceva proprio che si deve pregare tanto per i moribondi perché il diavolo scatena una tempesta di tentazioni in quel momento, no? E anche a lei, no? Lei è stata tentata di sfiducia, di mancanza di fede, no? Secca come una pietra, no? Ma è riuscita a fidarsi del Signore senza sentire niente e così ha vinto, no?
diceva per questo è importante pregare per i moribondi, no? La vita dell'uomo è una milizia sulla terra, dice il libro, uno dei sapienziali, no? E lottare per vincere le tentazioni, no? E sempre ci accompagneranno. Riguardo a quella espressione, è un'esperienza quella che io ho avuto quel 21 settembre, che sono entrato in chiesa. Io ero un giovane praticante, ma all'acqua di rosa. E ho visto un prete che non conoscevo, mi sono confessato e sono uscito diverso e sono cambiato. E di lì fino ad oggi il Signore continua a guardarmi con misericordia e a salvarmi. No? Così vivo la mia esperienza. No? Non so. Io le volevo domandare una cosa sui carcerati. Lei 2 settimane fa ha ricevuto qui a Roma dei carcerati e ha detto di domandarsi spesso perché, e che dovremmo forse domandarcelo tutti, perché non io, perché loro e non io. Eppure molti cristiani fanno fatica a immedesimarsi in chi ha commesso dei delitti, magari gravi, delle cose gravi, hanno un po' l'atteggiamento del figliolo maggiore della parabola, no? E quindi la domanda è due: cosa dobbiamo dirci e cosa dobbiamo fare per capire questo, e l'altra se dobbiamo fare qualcosa anche nei confronti delle legislazioni. Ci sono legislazioni che prevedono la pena di morte o l'ergastolo, che in fondo è una condanna che in qualche modo non ha, è una prigione a vita che sembra non avere poi nessuna via d'uscita. Ecco. La prima parte della domanda io ho chiamato l'altro giorno, domenica scorsa, a uno che conoscevo del carcere di Buenos Aires, mi ha chiamato: come stai? Bene? E cerco, quando ho un po' di tempo, chiamare, telefonare ai carcerati che ho conosciuto quando visitavo, no? Perché ho questo sentimento, no? Perché lui e non io? Se io, il Signore ha motivi ma sufficienti per mandarmi in carcere, e lui mi ha coperto. Perché un reato non va punito alla fine, va punito quando incomincia. Può essere punito quando incomincia. Tanti incominci, tanti inizi di cose brutte io ho avuto nella mia vita, che se il Signore mi avesse tolto la mano di addosso, questo perché loro e non io, no? E poi c'è un pensiero fra noi che è un pensiero diffuso, no? Ma è in carcere perché ha fatto qualcosa di brutto, chi la paghi? Il carcere come punizione, e questo non è buono. Il carcere, possiamo dire, fra virgolette, per fare un esempio, come purgatorio, pensiamo, cioè per prepararsi alla reinserzione. Non c'è una vera pena senza speranza. Se una pena non ha speranza, non è una pena cristiana, non è una pena umana. Per questo la pena di morte non va. Sì, lei potrà dirmi, sì, nel 400, nel 500 uccidevano
i criminali, la pena di morte, e con la speranza di andare in paradiso. C'era lì il cappellano che li mandava in paradiso, no? Penso al grande Don Cafasso lì vicino alla Forca di Torino, no? Ma era un'altra antropologia, un'altra cultura. Ma oggi non si può pensare così, anche gli scartolani, no? Dico questo, l'ergastolo così freddo è una pena di morte un po' coperta, no? Ma nel caso di una persona che per le sue caratteristiche psicologiche non dia una garanzia di reinserimento, ma ci sono forme di reinserirlo col lavoro, con la cultura, dentro di un certo regime di carcere, ma che lui si senta utile alla società e sorvegliato, ma è l'anima cambiata. Non è quello che ha fatto il reato, che è un criminale, ma è uno che ha cambiato la sua vita e adesso fa qualche cosa che dentro il carcere, che lo reinserisce e si sente con un'altra dignità, no? E questo è importante. Ma il muro, sia la pena di morte, sia l'ergastolo, così come punizione, no, non aiuta. Non so se mi sono spiegato, no? Sì, sì. E poi una cosa che mi dà tanta tenerezza quando guardavo a Buenos Aires la coda per entrare alla visita, le mamme, donne che non hanno vergogna di fare la coda lì davanti a tutta la città, perché passano i bus, la gente, è il mio figlio, io ci vado. Quanto amore, eh? Una mamma, anche spose che vanno lì e che subiscono tante umiliazioni per entrare, no? Ma anche l'umiliazione di fare la coda davanti a tutto il mondo, è il figlio, e io ci vado. Questo a me ha fatto tanto bene e mi ha fatto domandare, io do la faccia per i miei fedeli, per i miei cristiani o no, no? Per me è stato motivo di riflessione, mi ha fatto tanto vedere queste donne coraggiose. Santità, lei ha detto che l'attitudine umana più vicina alla grazia divina è l'umorismo. Un'affermazione che può sembrare un po' strana in bocca a un Papa, no? Perché? Forse perché bisogna aver ricevuto una grande grazia, un grande dono per essere capaci anche di sorridere dei propri difetti, in questo senso. Il senso dell'umorismo è una grazia che io chiedo tutti i giorni e prego quella bella preghiera di Santo Tommaso Moro, no? Dammi, Signore, il senso dell'umorismo, che io sappia ridere davanti a una battuta, è bellissima quella preghiera, no? Perché il senso dell'umorismo ti solleva, ti fa vedere il provvisorio della vita e prendere le cose con uno spirito di anima redenta, no? È un atteggiamento umano, ma è il più vicino alla grazia di Dio, no? Io ho conosciuto un prete, un grande sacerdote, un grande pastore, per citare uno, no? Che aveva un senso dell'umorismo grande, no? Mi faceva tanto bene anche con quello, perché relativizzava le cose, l'assoluto Dio, questo si arrangia, si può, stai tranquillo, ma senza dirlo così sapeva farlo sentire col senso dell'umorismo. E di lui si diceva, ma questo sa ridersi delle altre, di se stesso, anche della propria ombra, no? E quella capacità di essere
di essere un bambino davanti a Dio e lodare il Signore con un sorriso e anche una battuta ben fatta, no? Una delle opere di misericordia spirituale raccomandata dal Catechismo Cattolico, che lei ha ricordato anche mercoledì all'udienza generale, è sopportare con pazienza le persone moleste, che non mancano mai, lei ha detto mercoledì. Lei cosa fa più fatica diciamo, a sopportare gli insulti dei suoi detrattori o la finta ammirazione degli adulatori? Secondo, io ho allergia agli adulatori, ho allergia. Mi viene naturale, non è virtù, perché adulare un altro è usare una persona per uno scopo nascosto o che si vede, ma per ottenere qualche cosa per se stesso, no? Anche è indegno. E noi a Buenos Aires, nel argot portegno nostro, agli adulatori li chiamiamo lecca scalze e la figura è proprio quello che lecca le scalze dell'altro, no? È brutto masticare le scalze dell'altro. E anche a me, no? Quando mi lodano, anche qualcuno che mi loda per qualcosa che è uscita bene, ma subito tu te ne accorgi chi ti lode lodando Dio, ma stai bene, bravo, avanti, questo si deve fare. E qui lo fa con un po' di olio, per farsi... No, i detrattori parlano male di me. Io me la merito perché sono un peccatore, così finisco di pensare, quella non mi fa, non mi preoccupa. Ma non te la merita per questo? No, per quello che lui non sa. Appunto. E così risolvo il problema. Ma l'adulatore Viscido. non so come si dice in italiano, ma è come l'olio, no? Viscido. Ecco. Cosa rispondi a chi anche fra i cristiani pensa che la misericordia allarghi le maglie della giustizia e quindi sia ingiusta, a chi pensa che la misericordia non possa essere la risposta per esempio a chi ci perseguita o chi magari anche per una paura giustificata costruisce le mura per difendersi invece che ponti? Di nuovo viene da dire che poi l'atteggiamento forse del figlio maggiore della parabola, insomma, cosa si può rispondere a chi anche fra i cristiani pensa a questo? Sì, alla fine c'è il problema della rigidità morale, no? Dietro di questo, no? Il figlio maggiore era un rigido morale, no? Questo ha spento i soldi in una vita di peccato e non merita essere ricevuto così. La rigidità, sempre nel posto del giudice, quella rigidità che non è quella di Gesù. Gesù rimprovera ai dottori della legge tanto contro la rigidità, no? Un aggettivo gli dice, che io non vorrei che fosse detto a me, ipocrita. Quante volte Gesù dice questo aggettivo ai dottori della legge? Ipocrita. Ma basta leggere il capitolo 23 di Matteo, no? Ipocrita. E fanno la teoria che ma la misericordia, ma la giustizia è importante. In Dio, e anche i cristiani, perché è in Dio. La giustizia è misericordiosa e la misericordia è giusta. Non si possono separare, è una cosa sola. E come si spiega? Vai da un professore di teologia che te lo spieghi. E dopo
il sermone della montagna, nella versione di Luca, viene il sermone della pianura. E come finisce? Siate misericordiosi come il Padre. Non dice siate giusti come il Padre, ma è lo stesso. Giustizia e misericordia in Dio sono una sola cosa. La misericordia è giusta e la giustizia è misericordiosa e non si possono separare. E quando Gesù perdona Zaccheo, va a pranzo con i peccatori, perdona la Maddalena, perdona l'adultera, perdona la Samaritana, cosa è? Manica larga? No, fa la giustizia di Dio che è misericordiosa. L'altra domanda che le volevo fare è se l'esperienza della misericordia ci obbliga a dire qualcosa anche al mondo delle istituzioni, della politica, degli stati, cioè se ha anche questa valenza, diciamo, su... Ma io soltanto dirò una parola che l'ha imparata da un anziano sacerdote. E mi viene a dirgli anziano, ma 4 anni meno di me, ma per me è un anziano perché è saggio, è curioso. Io mi sento piccolo, giovane davanti a lui, perché lui ha quella saggezza dell'anzianità, no? E lui mi ha insegnato una parola che sulla malattia di questo mondo, di questa epoca, di questo tempo, no? La cardiosclerosi. Credo che la misericordia è la medicina contro questa malattia, la cardiosclerosi, che è proprio alla base di questa cultura dello scarto. Questo non serve, no? Questo anziano, ma la casa del riposo, questo bambino che viene, no, mandiamolo al mittente, si scarta, no, dobbiamo prendere questa città, nella guerra quell'altra, ma buttiamo le bombe, dove cadano, nell'ospedale, nelle scuole, sono gente da scartare, no? E questo, alla base di questa cultura dello scarto c'è la cardiosclerosi, che credo che è una delle malattie più gravi di questo momento. La incapacità di sentire tenerezza, di avvicinarsi, no? Il cuore è duro. Io devo andare su quel scopo, non mi interessa l'altro, ci vado. E non penso a tante cose, no, che brutte che si fanno sulla strada, no? Per andare. Non so se ho risposto alla sua domanda, perché l'ho sentito e ho partito in quarta su questa strada. No, è che sempre sulla misericordia, no, c'è questo doppio binario che uno può pensare no, riguarda gli altri o riguarda me stesso, in qualche modo quanto può riguardare appunto il rapporto fra gli stati, come si può costruire un mondo più misericordioso. Pensiamo in questa terza guerra mondiale che stiamo vivendo, perché è la terza guerra mondiale a pezzetti, no? Ma qui, no? Ma siamo in guerra, le armi si vendono e le vendono i fabbricatori e i trafficanti di arma e anche la vendono alle due parti in guerra, no? Perché si guadagna, no? Col traffico delle armi, no? E lì c'è una durezza di cuore molto grande, no? Manca tenerezza, no? Il mondo di oggi ha bisogno di una rivoluzione della tenerezza. Ma Dio, fermiamoci, Dio si è fatto tenero,
Dio si è avvicinato. Paolo dice ai Filippesi, Gesù si è svuotato a se stesso per avvicinarsi, si è fatto uomo come noi. Quando parliamo di Cristo non dimentichiamo la carne di Cristo. E questo mondo ha bisogno di questa tenerezza che dice alla carne, di carezzare la carne sofferente di Cristo, non fare più sofferenze. Credo che gli stati che sono in guerra devono pensare bene che una vita vale tanto e non dire ma una vita non importa, mi importa il territorio, mi importa questo. No. Una vita vale più del territorio. E per i fabbricanti delle armi, ma i trafficanti delle armi, la cosa che meno vale è una vita, no? Questa è una parola che mi diceva un tedesco. Heute das Wichtigste ist das Leben. Che meno costa la vita. L'ultima domanda, Santità. Tra un mese compirà 80 anni. Chi? Io? Lei? Le sue giornate, lo vediamo, sono sempre strapiene di impegni, i pensieri sicuramente non le mancano, delle volte la vediamo stanco, eppure, se si può usare un termine così con un Papa, non la vediamo mai stressato, come siamo molti di noi, no? Che viviamo in questa società dove lo stress e anche la depressione sono malattie sociali. La domanda che viene, ma sincera, è come fa? C'è un segreto che può condividere con noi? C'è un tè speciale che prendo. Non so come faccio, ma io prego, quello mi aiuta tanto. Prego. La preghiera è un aiuto per me, è stare col Signore, no? Celebro la messa, prego il breviario, parlo col Signore, prego il rosario. Ma per me la preghiera aiuta tanto, no? Poi dormo bene, è una grazia del Signore questa. Dormo come un legno. È il giorno delle scosse del terremoto, che non ho sentito nulla, e tutti hanno sentito il letto che ballavano. No, davvero, dormo 6 ore ma come un legno. Forse questo aiuta, no, alla salute, no? O le mie cose, no? Quel problema della colonna che va bene per il momento. E faccio quello che posso, non più, no? In quel senso mi misuro un po', no? Ma non so che cosa dirle, no? È una grazia del Signore, no? Non so. Grazie Santità e auguri in anticipo. E grazie a voi per quello che fate con la comunicazione e la proclamazione della parola del Signore, delle testimonianze cristiane, della vita della Chiesa, della vita della gente, della vita dei poveri, della vita di quelle persone che hanno più bisogno del nostro aiuto. E non dimenticare che la malattia più grossa oggi è la cardiosclerosi e che ci vuole una rivoluzione della tenerezza. Grazie. Grazie.